Buon pomeriggio creative, ben ritrovate sul mio canale. Allora, vi faccio vedere sempre un sacco di unboxing con i cabochon in pasta polimerica. Però già lo so che molte di voi che mi seguite non sapete fare il soutache e il video embroidery, quindi restate qui perché in questo video tutorial faremo degli orecchini con i cabochon in pasta polimerica, però li foreremo in un modo semplice, alla portata di tutti e poi li monteremo. Vi ho incuriosito? Allora, sigla e vi mostro tutto. Naturalmente non dimenticate mai di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per non perdere le notifiche ai prossimi video e soprattutto se volete aiutare il mio canale mettete un like al video e cliccate su hype così mi aiutate a portare avanti i miei contenuti. Vi lascio al tutorial. Allora, i bellissimi cabochon di Elga Casagni si possono forare, ma non soltanto, ovviamente, i cabochon di Elga Casagni. Io sto utilizzando questi perché per me sono il top. Oggi vi mostro come utilizzarli se non sapete fare soutache, bead embroidery o tessitura di perline. Questo è un cabochon in pasta polimerica che naturalmente io ho già forato e poi dopo faremo l'orecchino. Vi faccio vedere come farlo in modo semplice. Allora, avrete bisogno di un trapanino di questi qui a mano. Questo si trova dappertutto, vi metto un link in basso, un link di Amazon che dove l'ho acquistato io, potete trovarlo un po' dappertutto, anche dai cinesi volendo. E questi trapanini manuali sono composti, quindi vedete, da più parti, questa parte foro più largo, foro più stretto e da più punte che potete quindi adattare in base alla dimensione del foro che volete fare. Io vi consiglio sempre di partire nel fare un forellino più piccolo e poi eventualmente allargarlo. L'ideale sarebbe quello di segnare, quindi con un marker andate a prendere, a segnare sul vostro cabochon i punti dove volete andare a forare. Aiutatevi con un righello, io ovviamente l'ho fatto, si è staccato la camera, però diciamo che i miei fori devono venire in questi due punti perché poi metterò gli anellini e gli elementi per fare un orecchino. Non so se montarli in questo modo o in un altro o addirittura farli disegual. Comunque, quindi cosa facciamo semplicemente? Vi consiglio quindi stringete bene il vostro trapanino, altrimenti se avete uno di quelli elettrici, io ce l'ho ma mi scoccio sinceramente di montarli, di quant'altro, però vi metto anche un link dell'altra tipologia per fare questi piccoli lavori. Vi consiglio di mettere una basetta di sotto di legno, vedete, perché si potrebbe bucare. Quindi mettiamo una base sotto per stare più sicuri e stringiamo bene perché la punta potrebbe entrare dentro. Dopodiché teniamo fermi con le mani e andiamo, io faccio molto lentamente, dovete tenere il trapanino dritto, vedete, dritto, quindi non in questo modo, non così, non così, ma dovete stare ortogonali. Se avete un punteruolo e fate un micro forellino all'inizio, molto meglio. Allora, quindi parto, semplicemente cerco di non stare con la mano davanti alla telecamera, ci proviamo e vado semplicemente a fare in questo modo. Vado a girare. Tenetevi sempre, ecco qua, già fatto, guardate. Vedete, con tutto ciò che sono stata ferma, guardate, è venuto un pochino stortino, perché ovviamente mi sono spostata con la camera, però nessun problema. Rivado e vado un pochino ad allargare il mio forellino. Mi raccomando, non mettetevi mai troppo vicino al margine perché potreste rischiare che si possa rompere. In genere non si rompe, però se siete proprio un pochino maldestre, io non è che questi sono lavori che faccio tutti i giorni di forare i cabochon,
quindi per sicurezza ve lo dico. Adesso o ritornate con questo, io vi consiglio puntine di 2 mm per far sì che poi gli anellini di congiunzione possano passarci attraverso in modo agevole. E adesso vado dall'altro lato, stessa cosa, vediamo se a questo giro sono un pochino più brava, vediamo, sposto un po' la camera. Voi dovete sempre, ecco, stare dritte. Se vi piacciono questi cabochon, questi sono i cabochon di Elga Casagni che ho preso nell'ultima app, che forse voi non avete neanche visto. Quindi tenete fermo e andate piano. Specialmente nei cabochon a punta procedete piano. Ecco qua, perché questa parte ovviamente è delicata. Ecco qua, fori fatti. Poi naturalmente ve li andate un pochino a sistemare, ad allargare. Potete eventualmente prendere l'altra punta, ovviamente di qui c'è la resina. A proposito, quando forate, forate sempre dal lato della resina con un punteruolo e non da dietro, perché facendolo da dietro dove non c'è la resina potrebbe poi far alzare la resina. Io ve lo do come consiglio e quindi voi prendetelo come tale. Adesso io vado a cambiare la mia punta perché da questo lato avevo fatto il forellino più grande perché naturalmente già avevo provato a girare il video ma naturalmente il video si è fermato, non so per quale motivo, e quindi vado a inserire l'altra mia puntina e vado ad allargare leggermente il buchetto. Mi raccomando, spingete fino in fondo e procedo. Mi sudano anche le mani. Vabbè, alla stessa maniera allargo un po' col buchetto perché vorrei mostrarvi, ma poi ho paura di rovinare il mio cabochon, quindi procedo piano piano, ok, così, e allargo il mio forellino. Dovete essere decise, ma non troppo, ok. Ecco qua, forellino fatto, adesso vado a togliere questo segno di pennarello indelebile dal mio cabochon e passiamo al montaggio. Per il montaggio vi serviranno naturalmente gli anellini, vi serviranno chiodini, anellini, se volete coppette, naturalmente scegliere dei perni adeguati. Io adesso non lo so, vado a scegliere, scusate, ero proprio fuori camera, io adesso vado a scegliere tutti i componenti. Vi serviranno pinza a punta piatta, pinza a punta conica e vi servirà una tronchesina, degli elementi per appendere e naturalmente dei perni. Dimenticavo, con lo stesso sistema potete naturalmente anche fare dei ciondoli con dei cabochon più grandi, quindi forarlo ed appenderlo. Sul mio canale trovate anche un altro modo di utilizzare questi cabochon, ve lo linko in basso. Niente, per coloro che amano i cabochon e vi piacciono questi cabochon di Elga Casagni, dovete contattarmi su Facebook o su Messenger e io posso inserirvi nel gruppo Facebook perché è un gruppo privato. Abbiamo visto la prima parte in cui ho forato il mio cabochon, adesso procediamo a montarlo. Allora, cosa ci serve? Naturalmente io ho fatto una cosa un po' strana a modo mio perché non bisogna mai essere banali. Non mi piaceva l'idea di foro, pallina e via, oppure di mettere un solo chiodino. Quindi procediamo. Allora, vi servirà naturalmente il vostro cabochon forato, in questo caso a goccia, ma qualsiasi forma va bene. Io ho utilizzato questi due elementi in resina e questa pietra in amazzonite e questa più piccola. Poi vedete che ci sono delle coppette perché mi piacciono sempre le coppette per definire i miei lavori. Vi serviranno dei chiodini, degli anellini a seconda del foro che avete fatto e a seconda degli elementi che utilizzate, perché naturalmente c'è una certa distanza da dove voi avete fatto il foro alla base del cabochon e quindi l'anellino deve entrare da un lato nel vostro cabochon e dall'altro lato si deve agganciare
alla chiusura e quindi naturalmente va fatta questa valutazione, ok? Quindi dovete sempre valutare questa distanza per rendere l'orecchino mobile in modo agevole. Ok, che facciamo? Prima operazione, mi preparo il primo elemento, quindi la parte di sotto. Quindi vado a prendere il mio chiodino, questo l'ho preso dal Mondo delle Pietre, sempre, vedete due pallini, quindi potete sfruttarlo eventualmente le parti che restano e in ottone per fare altri lavori, vedete? Io ne taglio un pezzetto perché me ne serve un pezzetto piccolo e l'altro pezzetto lo riciclerò per degli elementi più piccini. Quindi prendo la mia coppetta, naturalmente non vi ho detto vi servono le solite pinze, ok? Tronchesina, punta conica e punta piatta. Allora vado a mettere la mia coppetta, se ci riesco naturalmente, non è foro, ok, coppetta, perla in amazzonite da 12. Questo è uno dei resti di un vecchio filo del Mondo delle Pietre, quindi vado a fare il mio primo cappietto, il mio primo elemento. Quindi in questo modo potete piegare prima, piegare dopo. Io mi trovo a fare in questo modo, ok? Poi do un colpetto con l'unghia per creare la solina e vedete mi metto qui in fondo. Questi sono naturalmente in ottone e faccio proprio il nodino, ok? Con la tronchesina taglio, quindi punte coniche e tronchesina. Poi dopo con la punta piatta, con la pinza a punta piatta andate a sistemare, ok? Quindi questa operazione è fatta e valutate sempre che sia bello dritto. Ok, prima operazione fatta, adesso dobbiamo andare a fare la seconda parte. Stessa cosa, ops, è partita la pinza, quindi vado a tagliare questa parte perché non mi servirà, ok? E decidete, io comincio con l'agganciarmi da questo lato, ok? Mi aggancio qui, quindi prendo le punte coniche, faccio una bella asolina in questo modo, piego semplicemente, mi aggancio qui, curvo leggermente, faccio con le mani fino a che non ottengo una solina della dimensione che mi piace. Blocco, vedete? Sposto un po' di cose e poi con le pinze queste piatte vado a girare intorno al mio chiodino. Scusate, lo so, le riprese sono pessime, però non è facile mai con la camera davanti. Taglio naturalmente il filo in eccesso e come sempre queste pinze naturalmente vado a sistemare quello che sporge, ok, quello che sporge. Dopodiché taglio la puntina dall'altro lato perché devo andare a fare tutta questa parte qui, quindi taglio e vado a vedere come ho fatto dall'altro lato. Quindi inserisco prima la coppetta, poi metto un po' più su, metto la coppetta, metto questo elemento in resina, è un orecchino leggero, tranne la pietra che può avere un piccolo peso, però è un orecchino leggero. Dopodiché c'è questo elemento sempre in resina che ha una parte liscia e una parte così, quindi metto prima il liscio così, dopodiché metto questo piccolo elemento sempre in resina. Sono tutte cose che acquisto qua e là dove mi capita per fare i miei orecchini un poco strange. Quindi vedete che viene questa sorta di lanterni, non lo so, a me fa impazzire tantissimo. Ok, dopodiché vado a fare un altro nodino.
Vedete, non mi metto proprio attaccato perché deve avere lo spazio poi per girare intorno con il filo, quindi vado leggermente più su, faccio il mio cappio, io finisco questo elemento completamente, vedete? Giro intorno, potete prendere le pinze a punte tonde, no, potete prendere poi le pinze queste piatte e vi aiutate a girare intorno, quindi avrete fatto la vostra asolina. Dopodiché, sempre con l'aiuto della tronchesina, tagliate. Con l'aiuto delle altre pinze raddrizzate, sistemate e vedete che avete finito. Adesso ci servono gli anellini per andare a montare. Come vado a montare? Semplicemente prendo le mie pinze, in questo caso 2 a punta piatta, apro l'anellino e vado semplicemente ad inserirmi nel foro che abbiamo realizzato all'inizio. Ok, mi sono inserita, gli anellini vanno sempre aperti in questo modo, non vanno divaricati perché altrimenti perdono la forma, e mi inserisco nella solina. Chiudo sempre, quindi in questo modo, spero che si veda, in questo modo. Se è il caso stringo un poco poco e fatto il primo, e adesso devo fare la stessa cosa su, quindi inserisco un altro anellino, apro sempre in questo modo traslando, mi inserisco nell'altro anellino, nell'altro, scusate, forellino, siate delicate, ecco, proprio come sono delicata io in questo momento, si vede, no? La mia delicatezza, vedete? E poi mi inserisco in questo bellissimo perno in acciaio a forma di goccia e chiudo sempre con le pinze piatte. Ragazze, i nostri orecchini sono finiti, pronti per essere indossati. Quindi, naturalmente io li ho fatti uguali, ma potrete montarli anche disegual. Io ho tanti cabochon, me ne sono arrivati degli altri perché ovviamente è una dipendenza. Vedete qui il caos che devo montare altre cose. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Gli orecchini sono proprio adorabilissimi, veramente sono super super belli. Poi questi cabochon, parliamone. Io penso di aver colto perfettamente i colori dei cabochon di Elga. Vi abbraccio ed auguro a tutte buona, stavo dicendo buona serenità, buona creatività e tanta serenità. Ciao! Dite la verità, sono favolosi, 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 favolosi. Bellissimi.